Se non stai seguendo i miei video tutorial della Cisco, ti sarà difficile capire le pillole CCNA. In basso, nella descrizione di questo video, ho inserito un link dove trovi tutti i tutorial della CCNA 200-301, in modo tale che anche pillole CCNA saranno facili da capire. Che cosa si intende invece per TCP/IP model, la suite TCP/IP? Andiamo ad analizzare che cosa rappresentano TCP/IP model. Di fatto TCP/IP rappresentano anche due layer. Il TCP/IP model sta appunto per TCP per Transmission Control Protocol e IP sta per Internet Protocol. In maniera molto generale, ricordiamo che questa è una pillola, quindi è veramente il succo di quello che è TCP/IP model, perché c'è da capire parecchio sia come sono passati da un OSI model a TCP/IP model e perché adesso è il più usato. C'è tantissima documentazione su questo che ovviamente troverai sui libri, però per il momento noi ci concentriamo su che cos'è il TCP/IP model o la suite di TCP/IP, quindi i protocolli che vengono utilizzati da questo model. Diciamo che appunto è una suite di protocolli di comunicazione che deriva in maniera molto stretta alla OSI model. Poi i layer li vedremo nelle prossime pillole. Durante il suo sviluppo la versione era conosciuta come DoD model e faceva parte del Dipartimento della Difesa, perché era stato sviluppato per il Dipartimento degli Stati Uniti. La suddivisione è composta in questo modo. Come vedi, è l'ultimo layer o strato dal 5 al 7. Nel caso di OSI model rappresentano 3 strati, 3 layer, il layer 5, il 6 e il 7. Invece nel TCP/IP model viene rappresentato con un unico strato, ovvero l'application layer. E poi, come vedi, gli altri strati o layer sono all'incirca allo stesso modo, quindi c'è physical layer, data link layer, network layer e transport layer. Ovviamente diciamo che il data link layer e il physical layer sono visti con un solo strato, però noi li dovremo analizzare perché ci servono in profondità per capire meglio come stanno comunicando i nostri dispositivi.